Noi siamo emozionati dal vedere quelle montagne meravigliose innevate. Le gambe. Che belle, bellissime. Cambio di programma comunque. Qui ci sono cambi di programma all'ordine del giorno. Abbiamo avuto un'idea spettacolare e quindi informandoci un po' su internet eccetera e parlando con le persone del posto probabilmente andremo a fare una cosa pazzesca, quindi nei prossimi video ne vedrete delle belle. Insomma, adesso andiamo a fare un altro giro per il paese di El Calafate, perché ieri, mentre stavamo cercando una soluzione per la macchina del Perito Moreno prima di incontrare i ragazzi turchi, abbiamo visto una cosa spaziale, quindi andiamo a vederli e poi andiamo sui giochi, giusto? No, prima. Ah, prima andiamo sui giochi e poi andiamo a vedere quelle cose meravigliose tutte rosa. Morbidissime. Morbidissime. Morbidissime non lo so, non le abbiamo mai toccate. Presumo di sì. Creare quella che è una dimostrazione, per cui da solo un'ipotesi hai una teoria fondata, non te ne frega niente, perciò Amore, è un po' complicato per lei. è il metodo scientifico che sono. Questo è un piccolo parco che abbiamo trovato. Nevicate. Le foglie nevicate. Che abbiamo trovato nel centro del Calafate, dove c'è anche un centro di informazione turistica per il ghiacciaio. Vabbè, l'abbiamo già visto, però è molto carino. Oh mamma, l'ha scritto la neve? L'ha scritto? Rebecca. Ma sapeva il tuo nome, amore? Come faceva la neve a sapere il tuo nome? Che magia, amore. È sicuramente Forse una l'ha, magia. forse l'ha fatto il papà. Forse sì, amore. Come fa a far la neve? Non lo A so, scrivere amore. Rebecca. Non sa scrivere la neve? Ah, sì, poi. Non sa scrivere. Ah, non sa scrivere, certo. E vabbè, amore. Non è una persona. Non è una persona, certo. Tu cosa stai facendo, tesoro? Sto raccogliendo la neve. Ah, Puoi ok. lanciarla alla mamma se vuoi. Perfetto. Stiamo camminando sulle sponde del lago Argentino e guardate un po' qua chi c'è. Fenicotteri. Fenicotteri meravigliosi ovunque. Così bellissimi. Le anatrelle. Meraviglioso, meraviglioso. Andiamo a vederli più da vicino. Quelle sono tutte le Ande, la parte finale delle Ande. Le Ande le abbiamo già viste in Colombia, Ecuador. Adesso le vediamo qui, poi le vedremo anche in Cile, Perù e Bolivia. Bellissimo. Tutti fenicotteri. Questo è l'Humedal Calafateño, è praticamente una riserva protetta urbana dove ci sono tutti questi fenicotteri, perché questa è un'area fantastica per loro, perché è tutta una zona umida, quindi vengono a mangiare. Meraviglioso, meraviglioso, bellissimi. Ci dedichiamo a sport estremi, io e Rebecca ovviamente. Siete pronti? Andiamo. Rebecca per prima, la più intrepida. Mamma, come alto. Guarda lì Elena, fai ciao mamma. Pronta? Vai.
tempo. Oh mamma! Adesso vediamo il papà che scende. Ora è il mio turno. Ah! GoPro. Vamos. Ci aspetta un autobus all'incirca 7-8 ore di traversata internazionale, attraversamento della frontiera, e ci spostiamo ancora più in basso perché qui non fa abbastanza freddo e andiamo alla ricerca di un freddo ancora più freddo. Perché a me mi piace la neve e vorrei fare, quando vedo un gioco, mi lancio subito le palle di neve sopra per giocare. Citazione di Masha Rosso, penso. Ed eccoci qua. Che passeggiata. Adesso ci mettiamo ad aspettare. Anche brava. Pesa? Alle 11:45 partirà il nostro autobus, prima destinazione del Cile. Ci vediamo di là. Ciao! Eccoci sul pullman. Mirko, Rebecca e Elena. Ormai siamo possessori tutti del sedile unico. Rebecca è contenta? Sta già dormendo. E niente, adesso ci aspettano 6 ore di viaggio, se va bene, con in mezzo una dogana. Abbiamo fatto il check-in perché quando si fa il passaggio internazionale bisogna controllare anche i passaporti, che tutto sia in regola. Dopodiché siamo saliti, 2 chiacchiere con l'autista, abbiamo scoperto che qui gli autobus hanno una rete davanti che protegge il vetro. Allora abbiamo chiesto all'autista perché avesse la rete e lui ci ha risposto per pescare. No, in realtà sono per i sassi, perché la strada in alcuni punti è sterrata e serve in teoria per difendere il vetro. Dico in teoria perché, come lui ha ammesso, non servono praticamente quasi a nulla perché il vetro si rompe lo stesso. Dopo il Calafate avevamo deciso di proseguire verso nord, sempre nella Patagonia argentina. E invece in una notte i piani sono cambiati. Così abbiamo fatto delle ricerche su internet sulla fattibilità del nostro piano. E da cosa nasce cosa? E sembrava che davvero ogni piccolo pezzo del puzzle andasse al suo posto. E così abbiamo deciso di andare ancora più verso sud e di farlo entrando in un nuovo paese. Così qualche ora di autobus, che non fa mai male, e poi la frontiera che ci porta nel nostro nuovo paese. Salutiamo solo per un po' l'Argentina. Sappiamo che ci rincontreremo presto. La nostra avventura qua non è ancora finita. Abbiamo già fatto il controllo, velocissimo, Argentina, adesso ancora collettivo e poi controllo cileno. Già finito anche il controllo cileno, controllo argentino, quindi il timbro è digitale. Invece nel controllo cileno abbiamo il timbro del Cile, 3 mesi sempre di validità, si può uscire e entrare. Siamo arrivati in Cile, il nostro 20° paese. Yes. Fa freddo ma c'è il sole, quindi perfetto. Adesso non so quanti gradi ci siano, credo 0. 0, 1. 1 non lo so, mi sembra un po' ottimistica questa cosa. Comunque questo paese è Puerto Natales, qui vicino c'è il famoso parco che andremo a visitare, del motivo per cui è così tanto conosciuto dai turisti, e il parco è Torre del Paine.
il sogno di tutti coloro che amano fare i trekking, andare in montagna. E è famoso perché ci sono appunto queste 3 torri che si chiamano Torri del Paine, appunto. Questo paesino invece è molto piccolino e la particolarità è che qui le case sono fatte e rivestite in lamiera. Ci spiegavano ovviamente che questo succede perché c'era difficoltà a reperire i materiali. Sì, tenete conto che gli unici spostamenti possibili via terra qui sono da qui a Punta Arenas e poi da qui verso il nord, verso il parco del Torre del Paine. Dopodiché il resto degli spostamenti è possibile sostanzialmente o via nave o via aereo, e ovviamente per far sì che reperire i materiali diventa un po' difficile. Ecco, questa è la casetta tipica, per cui legno sostanzialmente e lamiera. Non si capisce molto bene perché, di solito la base è cemento, come potete vedere, e poi per il resto viene fatta in legno e lamiera. Ecco, qui altra bella casetta. Tania. Okay. Questa anche. E poi però davanti abbiamo l'oceano con le montagne. Per chi non lo sapesse, questo è in questa zona non abbiamo proprio la distesa aperta di oceano, ma si vengono a creare come delle specie di fiordi con delle insenature, dei golfi, ed è il motivo per cui l'unico modo per spostarsi da qua è con la barca o con l'aereo. Infatti si prende la barca e si fa una specie di slalom tra i vari fiordi per arrivare poi a Tortel, che è l'ultimo posto dove arriva la carretera Austral, e poi sostanzialmente si può da qui risalire. Casette tutte colorate di lamiera. Allora, oggi dobbiamo cercare un bancomat che non ci faccia pagare le commissioni, perché ovviamente noi abbiamo le carte per non pagare le commissioni, ma in alcuni paesi, come dicevamo nel video delle carte che vi lasciamo qua, nonostante si abbiano delle carte che non fanno pagare le commissioni, comunque i bancomat di quel posto, se usi una carta che non è del paese, ti fa pagare un tot di appunto commissioni. Noi abbiamo già provato in 2 ATM diversi, uno il Banco del Cile e l'altro BC, e la commissione è di 8 euro per il prelievo. Adesso dobbiamo andare a cercarne altri per vedere se si può, perché molti non accettano la carta. Per esempio il nostro piccolo ostellino non accetta le carte, accetta solo i contanti, e quindi dobbiamo andare a ritirare soldi, e poi dobbiamo andare a cercare appunto se è possibile fare una cosa che vorremmo fare tra qualche giorno e sarebbe davvero molto bello, ed è inerente ai famosi fiordi che diceva Mirko poco fa, e quindi andiamo a informarci al porto se è possibile. E l'ultima cosa è andare a cercare un posto economico per noleggiare l'auto per un giorno per andare a Torre del Paine, perché Torre del Paine è famosa appunto per i trekking che si fanno in più giorni, ma i trekking sono anche molto, molto lunghi, e quindi vabbè, con Rebecca non può fare 20 km al giorno, ecco. Noi non abbiamo una tenda attualmente, ci penseremo se comprarla, però l'idea adesso, dato che non è l'alta stagione, la bassa stagione, è che i prezzi siano un attimino più bassi e di fare un giorno all'interno del parco, quindi con la macchina di poter vedere più cose possibili, perché in realtà per entrare nel parco c'è la possibilità anche di avere un pullman, però poi è molto difficile spostarsi e vedere tutte le cose che vorremmo vedere in un giorno solo, e pernottare all'interno del parco adesso che tutti i campeggi sono chiusi è davvero molto molto caro. Cioè, abbiamo contattato un hotel e ci diceva tipo 300 euro a notte, una follia insomma, quindi non esiste, ecco. E allora facciamo un giro e vediamo come va. Puerto Natales è il capoluogo del comune di Natales e della provincia di Última Esperanza, nella regione di Magellano e dell'Antartide cilena.
Fondata il 31 maggio del 1911, Puerto Natales è conosciuta dal turismo soprattutto per la vicinanza al famoso parco di Torre del Paine. A Puerto Natales sono presenti diverse filiali bancarie, ma purtroppo nessuna di queste ci permette di ritirare denaro in valuta locale senza pagare delle commissioni per l'utilizzo di carte straniere. Ad ogni prelievo il costo è di 5 euro, davvero molto alto, ma non c'è altra alternativa. Non abbiamo più contanti con noi, i pesos argentini li abbiamo finiti prima di uscire dal paese e non abbiamo altre valute da poter cambiare. Arriva Rebecca. Tutta questa è la costa nera di Puerto Natales, che per loro dovrebbe essere il lungomare, ecco, chiamano così. Belle passeggiate, piste ciclabili, giochi per i bambini, e là di fronte invece abbiamo il molo. Puerto Natales è una città con tante strutture ricettive, ristoranti, bar, e i prezzi qui non sono molto economici. Noi però siamo riusciti a trovare un ostello con una camera molto particolare. Si tratta di una piccola capsula in legno posta nel giardino e che Rebecca ama infinitamente. Il ragazzo che la gestisce ci ha messo anche a disposizione la sua cucina, così da poter risparmiare cucinando noi stessi i pasti. Noi abbiamo deciso di fermarci qualche notte qui e siamo riusciti a ottenere uno sconto dal proprietario, pagando solo 17 euro a notte in totale per tutti e tre. Per la Patagonia questo è un prezzo estremamente economico. Oggi è anche il giorno in cui iniziare a informarci riguardo al noleggio dell'auto. Così passiamo in qualche agenzia di noleggio, ma purtroppo i prezzi sono davvero stellari. Non troviamo nulla al di sotto degli 80 euro al giorno e molti noleggiano l'auto per un minimo di 2 giorni. Invece noi ne avremo bisogno solo per 1. Ma non ci diamo per vinti e chiedendo a tutte le agenzie che fanno anche tour organizzati, alla fine della giornata, parlando con un signore, ci dà un contatto di suo amico. Costo dell'auto 50 euro al giorno e solo per un giorno. Come diciamo molto spesso, una soluzione c'è sempre. Occorre solo trovare delle strade alternative e cercare ancora. E quando si è stanchi, andare avanti comunque, perché forse dietro l'angolo si trova la risposta. Noi però oggi abbiamo deciso di fare una passeggiata anche sul suo lungomare, o meglio oceano, dove abbiamo ammirato il monumento al vento, una scultura che ha trovato davvero il suo luogo ideale. Qui, in questa parte di mondo, il vento soffia sempre, ogni giorno, ad ogni ora. È un vento freddo, soprattutto in questa stagione dell'anno. Questi sono i nuovi prezzi della benzina in pesos cileni. Incredibile, 1,50 euro, al diesel 1,10 euro. 1000 pesos cileni sono 1 euro. Siamo abituati ai prezzi dell'Argentina, che un litro era 0,70 centesimi, quindi qua è il doppio. Proseguendo per la stessa strada, abbiamo incontrato anche il molo vecchio della città e la mano che esce dalla terra. La stessa scultura presente anche al deserto di Atacama, nel nord del Cile, e che qui, alla fine del mondo, trova la sua compagna. Dovremmo imparare a conoscere il Cile, i suoi abitanti, come funziona questa parte di mondo così estrema. Insomma, ci aspetta un'altra avventura dentro la nostra grande avventura, e noi siamo pronti ad affrontarla. La Patagonia ci metterà alla prova in tutti i sensi, e già ha iniziato a farlo. Ma noi siamo pronti per i suoi colpi di coda. Grazie di averci seguito fino a qui.
Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e metti un like e un commento. Saremo felici di risponderti. Alla prossima!